Arrivati a Obidos, vedete quelle mura? Paese medievale del 1200. Nel centro, tutte le mura. Andiamo a scoprirlo. Centro storico. Gingia, secondo me è il liquore la gingia. Il liquore lo lascio da qualche parte, sulla guida. Gingia è un copo di cioccolate, €1. Salendo sulle mura. Ja, men jag är kvar nere då. Jag gör inte det. Jag kommer inte göra det. Lungo tutto il muro. Mura senza protezione, senza parapetto. Ecco il percorso. Paese fortificato. Guardate che spettacolo. Óbidos è il più bel esempio di cittadina fortificata portoghese e una delle migliori mete per una gita in giornata nell'area nord di Lisbona. Trattandosi di un piccolo centro, sono sufficienti 2 o 3 ore per visitarlo. Storicamente era di proprietà della regina del Portogallo, una tradizione che ebbe inizio nel 1282, quando la città venne donata alla regina Isabella per il giorno delle nozze. Le antiche mura cittadine che circondano il centro di Óbidos sono ancora intatte e passeggiandoci in cima è possibile ammirare fantastici panorami. Nazaré, la Mecca del surf. Qui a Nazaré, per la particolare conformazione del fondale marino, si creano onde alte fino a 30 metri, le più alte del mondo. La statua di Nazaré rappresenta un cervo surfista in memoria del sindaco che si salvò miracolosamente durante una battuta di caccia al cervo invocando Maria. Fatima è divenuta una delle mete di viaggio più famose al mondo per il pellegrinaggio cattolico, in seguito all'apparizione del 13 maggio 1917 di Maria ai 3 pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta. Siamo a Tomar. Questo è il famoso castello di Tomar che per secoli ha rappresentato un baluardo per i pellegrini, custodito dall'ordine dei Templari. Essi avevano come scopo di proteggere il Santo Sepolcro e di garantire la libertà di accesso senza pericolo da parte dei Mori. Chi sono i Mori? Erano gli arabi che possedevano tutta la regione di Gerusalemme. Il convento dentro. La chiesa del monastero
ispirata al Tempio di Gerusalemme, con una struttura ottagonale al centro. Va bene come interpretazione del templare. I cavalieri del Tempio di Gerusalemme edificarono il castello intorno al 1160. La milizia dei Cavalieri di Cristo sostenne il Portogallo durante l'epoca delle scoperte marittime del XV e XVI secolo. Il tempio di pianta circolare ricorda la chiesa che l'imperatore Costantino fece costruire sul Santo Sepolcro a Gerusalemme. Intorno alla chiesa templare si sviluppò un enorme convento costituito dai 4 grandi chiostri, l'infermeria dell'ordine e l'acquedotto, lungo ben 6 chilometri. Il convento di Cristo racchiude nel suo complesso architettonico arte romanica, manuelina, rinascimentale e barocca. Arrivati a Coimbra, eccoci arrivati a Coimbra, nelle nostre tappe di avvicinamento a Porto. Questo è il monastero di Santa Cruz. Noi siamo arrivati ieri sera alle 10. Un parcheggio comodo è quello del mercato cittadino, dove con €1 l'ora riesci a parcheggiare. Però per cenare attrezzatevi per tempo, perché pur essendo una città universitaria, alle 10 chiudono tutto. A noi ci hanno dato da mangiare per gentilezza. Andiamo verso l'università. Questa è la strada centrale. Cattedrale vecchia, chiamata Sé Vela, costruita come un fortino per difendersi. La pianta è a croce latina e a differenza di altre chiese è presente un vero matroneo. Il matroneo era il luogo dove stavano le donne in antico, soprattutto dopo Costantino, 300 d.C. Nel Duomo di Modena non c'è il pavimento del matroneo. Nell'abside possiamo vedere una decorazione imponente che appartiene allo stile gotico fiammeggiante o flambeau, che è tipico dei paesi nordici. Si tratta di una struttura in legno ricoperta in gran parte di oro. All'interno del chiostro della Sé Vela, chiostro gotico. Sono le lauree. Donzela, de mansinho abre a janela, a doce canção de amor.